Viaggio in Macedonia inizia qui, sul lago di Okrida, un posto veramente meraviglioso. Staremo in questa magnifica terra per 3 giorni ed è la prima volta per tutte e due. Let's go together! Ci troviamo alla Bay of Bones, una ricostruzione di un villaggio di palafitte sull'acqua. Questo villaggio è stato costruito tra il 1200 e il 600 a.C., tra l'età del bronzo e del ferro. I sommozzatori hanno trovato in fondo al lago circa 6.000 pali impiantati nel terreno che dovevano sorreggere le piattaforme per le palafitte. Vieni a casa mia, dai! Certo! Ci troviamo all'interno di una delle palafitte e possiamo trovare alcuni manufatti in legno e paglia e purtroppo la pelle di alcuni animali. Cucù! Come potete vedere, le pareti di queste case sono fatte con fango intrecciato con rami di alberi, mentre altre case come questa hanno la parete con una maggiore componente di fango. Monastero di Naum, praticamente al confine con l'Albania. Un uomo di formazione. Per andare verso il monastero, da che lato? Di là? Ah, ok, la seguo allora, la seguo, ci sono, non corre però, Questo è il turritava, un piatto tipico della Macedonia a base di patate, carne, piselli, carote. Non mi ricordo bene cos'altro c'è, comunque è molto molto buono. Buongiorno dal lago di Okrida. Oggi ci troviamo sull'altra sponda rispetto a quella su cui eravamo ieri, al confine con l'Albania, ma sul lato nord del lago. Ci troviamo a Radozida per visitare la grotta di San Michele Arcangelo che si trova lì sopra. La grotta è proprio scavata nella roccia. Abbiamo lasciato la macchina all'altezza del lago
e si sale di circa 60-70 metri. Purtroppo la porticina è chiusa e non possiamo entrare, però il posto merita comunque e il panorama è davvero molto bello. Siamo arrivati a Struga, che è un paesino attraversato da questo fiume, che poi termina nel lago. Struga ha una spiaggia che non ha assolutamente niente da invidiare al mare. Ci siamo seduti in un ristorante a bordo di un meraviglioso fiume e abbiamo ordinato questo piatto tipico che si chiama sarshka, ed è carne con del formaggio e contorno. E il terzo giorno lo dedichiamo alla visita della città di Ohrida. Ci accoglie San Clemente, il patrono della città. Il teatro dove eravamo prima, mentre quella lì è la fortezza che stiamo andando a visitare. Siamo saliti di circa 100 metri rispetto al livello del lago e siamo arrivati alla fortezza di Samuel.
volo verso l'Italia. Purtroppo il nostro viaggio ad Ocrida finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like Lasciate un commento ed iscrivetevi al canale. E non dimenticare di attivare la campanella per essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Travel with us!